Salve a tutti! Vi siete mai chiesti perché alcune società ritengono giusto che lo Stato intervenga per aiutare i più deboli, mentre altre sono convinte che ognuno debba farcela con le proprie forze? Ecco, oggi andiamo a fondo, per esplorare le radici spesso invisibili delle nostre convinzioni su ricchezza e giustizia sociale. Dottor Rossi, la domanda che guida tutta la nostra analisi è proprio questa. Perché, ad esempio, l'idea che ha un cittadino americano dell'intervento dello Stato è così radicalmente diversa da quella di un europeo? Professoressa Bianchi, il documento che esaminiamo oggi parte proprio da questo enorme divario, vero? Esattamente, dottor Rossi. Qui vediamo due mondi, due mentalità quasi opposte. Da una parte, in Europa, l'idea dominante è che il governo debba agire per ridurre le disuguaglianze e che la povertà sia una sorta di trappola da cui è difficile uscire da soli. Dall'altra parte, negli Stati Uniti, la convinzione più diffusa è che lo Stato debba farsi da parte e che, in fondo, la povertà sia più una questione di pigrizia o mancanza di iniziativa individuale. Bene. Per cercare di spiegare queste differenze abissali, la ricerca di solito si concentra su due, sospettati principali: la cultura, da un lato, e il contesto, dall'altro. Sono le due grandi forze che plasmano quello che pensiamo, ma agiscono in modi molto diversi. Allora, partiamo dalla cultura. Per come la definisce lo studio, la cultura è quel bagaglio di credenze, di valori che un gruppo si tramanda quasi intatto, di padre in figlio. È insomma la nostra eredità invisibile, ciò che impariamo crescendo in un certo posto. Il contesto invece è il presente, è il qui e ora. Parliamo dell'ambiente che ci circonda oggi, le leggi del paese in cui viviamo, il sistema di tasse, l'economia. Il contesto quindi modella le nostre opinioni più che altro sulla base del nostro interesse personale immediato. E qui arriviamo al vero nodo del problema per chi fa ricerca. Cultura e contesto, come si fa a separarli? Sono quasi sempre fusi insieme. Cioè, se una persona che vive in Svezia è a favore di alte tasse e molti servizi, è per la cultura svedese o perché semplicemente beneficia di quel sistema? Distinguerli è una sfida enorme. Ed è proprio qui che lo studio che stiamo analizzando ha un'intuizione, direi, brillante. Per risolvere questo enigma si concentra su un gruppo specifico di persone, gli immigrati. Loro sono la chiave. Pensiamoci un attimo. Un immigrato, dal punto di vista scientifico, è un esperimento naturale perfetto. Cambia completamente il suo contesto. Si trasferisce in un paese con nuove leggi, un'altra economia, un'altra politica, ma si porta dietro tutto il bagaglio culturale del suo paese d'origine. È come trapiantare un'idea in un terreno nuovo e vedere cosa succede. A questo punto la logica dello studio è quasi disarmante nella sua semplicità. Per prima cosa si misurano le opinioni sulla redistribuzione di un immigrato, poi, con metodi statistici, si neutralizza l'effetto del nuovo contesto, ad esempio il suo reddito attuale, e alla fine ci si pone la domanda decisiva. Al netto di tutto, la cultura del paese da cui proviene ha ancora un peso? Un approccio davvero ingegnoso, non c'è che dire. E allora, professoressa, cosa hanno scoperto? Una volta applicato questo metodo, cosa ci dicono i dati? L'effetto di questa cultura d'origine svanisce una volta arrivati nel nuovo paese? Assolutamente no, anzi, i risultati sono nettissimi, la relazione è forte e chiara. La cultura del paese di nascita continua a influenzare le opinioni di una persona in modo molto forte, anche dopo aver vissuto per anni in un contesto completamente diverso. Le radici culturali, insomma, sono profonde. E non è solo un'impressione, sono riusciti anche a misurare questo effetto. Il numero chiave che emerge è questo, 0,34. Detto in parole semplici, significa che circa un terzo delle preferenze medie del paese d'origine sopravvive e si trasferisce nella testa dell'immigrato. È un'influenza incredibilmente tenace. E per capire davvero quanto sia potente questo effetto culturale, guardate questo grafico. Mette a confronto l'impatto della cultura d'origine con l'impatto del reddito personale. Sono praticamente identici. Questo dato è pazzesco. Ci dice che il posto dove siamo cresciuti conta quasi quanto i soldi che abbiamo in tasca nel determinare le nostre idee sulla società. Certo, a questo punto potrebbero sorgere delle obiezioni. Uno potrebbe pensare: non è che semplicemente chi è già a favore della redistribuzione sceglie di emigrare in paesi che la praticano, la cosiddetta selezione? O forse è solo che ci vuole tantissimo tempo per cambiare idea e non è un vero effetto culturale duraturo? Domande legittimissime che lo studio ha affrontato una per una e i risultati le smontano. Primo,
L'effetto culturale non sparisce col tempo, è ancora ben presente e misurabile anche in chi vive nel nuovo paese da più di 20 anni. Secondo, l'effetto resiste anche quando si controllano tantissime altre variabili. E punto più importante, non si tratta solo di opinioni. Questa eredità culturale influenza i comportamenti reali, come il voto. Chi viene da paesi con una forte preferenza per la redistribuzione tende a votare per partiti di sinistra. Incredibile! E questo ci porta a una domanda ancora più profonda. Se questo bagaglio culturale è così forte in chi si sposta, cosa succede ai loro figli? Questa eredità viene trasmessa alla generazione successiva? Per essere ancora più chiari, prendiamo una persona nata e cresciuta in Germania, che quindi ha vissuto solo il contesto tedesco, ma con un genitore che viene dalla Turchia. Nelle sue idee ritroveremo ancora un eco delle preferenze medie turche sulla redistribuzione? E la risposta, di nuovo, è un sì forte e chiaro. L'analisi fatta sui figli degli immigrati, quelli nati e cresciuti nel nuovo contesto, mostra senza ombra di dubbio che l'eredità culturale dei genitori continua a pesare e in modo misurabile sulle loro preferenze economiche. Anche in questo caso l'effetto è stato calcolato. L'influenza culturale sulla seconda generazione è circa 2/3 di quella che si osserva sui genitori immigrati. Quindi sì, si attenua un po', ma la trasmissione da una generazione all'altra è potentissima. La conclusione dello studio, quindi, è davvero importante. La cultura non è un dettaglio, non è un fattore secondario, è una forza determinante, persistente, che plasma le preferenze economiche. E attraverso i flussi migratori e la trasmissione generazionale, queste idee possono influenzare la politica e l'economia di una nazione per decenni. E tutto questo ci lascia con una riflessione finale, quasi un interrogativo filosofico. Se le nostre convinzioni più radicate su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato in economia sono così pesantemente modellate da un'eredità invisibile, da qualcosa che ci è stato trasmesso, la domanda sorge spontanea: quanto delle nostre idee è veramente e unicamente nostro?